Buongiorno, sono Jordan Mozzanica e rappresento la seconda generazione della Mozzanica. Con questa rubrica voglio incontrare coloro che hanno deciso di seguire i passi del proprio genitore. Voglio sapere come mai, voglio sapere che strada hanno fatto, voglio sapere che difficoltà hanno superato, ma soprattutto quando è stato quel momento in cui da figli sono diventati imprenditori. Benvenuti Giacomo, benvenuti Francesco, benvenuti a questa rubrica da figli a imprenditori. Qui io voglio intervistare i figli degli imprenditori, quindi voglio sapere gli inizi, voglio sapere quali sono stati i vari passi, difficoltà, eccetera, e quindi io vi ringrazio perché avete accettato il mio invito ad essere intervistati. Allora, iniziamo. Giacomo, come hai iniziato? Allora, io ho cominciato nel 2009, appena uscito dall'università, e non era un periodo particolarmente frizzante perché eravamo nel pieno della crisi finanziaria e ho cominciato in produzione da gavetta a tagliare chilometri e chilometri di tubo, poi in magazzino. Tutta la scala. Tutta la scala, sì, seguire un po' la logistica, fino a che ho cominciato a accompagnare la contabile in amministrazione. Quindi tu avevi fatto un percorso di studi proprio dedicato all'amministrazione all'università? Ho studiato economia. Sì. E quindi poi hai fatto tutta la scala fino ad arrivare a quello per cui Sì, tu diciamo ti eri formato. Sì, l'idea era quella, Ah, ma giustamente si voleva partire in produzione affinché si acquisissero tutte le conoscenze, le competenze, e si prendesse un po' in mano, diciamo. e si iniziasse a conoscere l'impresa sul serio. Sì. Io francamente penso che non ci sia cosa peggiore che prendere il figlio imprenditore, tac, e metterlo subito sopra. Perché tu non hai conosciuto tutta l'impresa, le fatiche dell'impresa, non hai imparato anche tu a fare fatica, cioè, e anche magari anche ad amare l'impresa e capire cosa c'è dietro. Bene, ma la seconda domanda è: come mai non hai pensato ad alternative alla Sapin? Perché nel 2009 sei venuto qui? Diciamo che mio padre non ci ha mai forzato né me né i miei fratelli a entrare in azienda. Io è una cosa che ho maturato fin quando ero piccolo, per cui quando ho finito l'università non ho avuto molti tentennamenti e sono partito subito qui. Forse a ripensarci era bene fare un'esperienza fuori prima di cominciare impresa diretta in azienda, ma è andata così. Francamente sarebbe stata la stessa cosa che avrei voluto fare anch'io. Anzi, dire la verità, a 19 anni avevo altre idee, no? Ma quando si è parlato proprio della proposta di andare in azienda, io volevo andare a farmi le ossa da un'altra parte e poi eventualmente entrare nell'impresa. Non è andata così, ma non mi pento nemmeno di non aver fatto questa scelta. E quindi tu hai fatto diversi passi. Quindi sei partito dal magazzino e hai detto con metri e metri di tubo da spezzare, quindi hai avuto un rapporto diretto con il personale operativo, gli operai e il magazzino. Cosa diresti di quella, cioè di quel passo lì, di quell'inizio? Allora, dopo che avevo cominciato appunto con la gavetta, mi ricordo dopo 2 anni di produzione che sentivo questa insoddisfazione, diciamo, e mi ricordo un episodio, era avvenuto proprio qui, che ero venuto dentro da mio padre a manifestargli questa insoddisfazione che avevo, perché non mi sentivo che stessi dando tutto quello che potevo dare, e lui, mi ricordo che mi prese, mi portò fuori da questa porta, mi ha indicato una scafalatura, uno spazio vuoto, e mi dice: vedi, non hai ancora finito il tuo lavoro. E questa cosa lì per lì mi fece molto arrabbiare, diciamo, non la capivo. Adesso che sono passati un po' di anni, se ripenso a quella scena, penso che mi abbia insegnato molto. Cioè, quindi ti ha detto, sei qui a lamentarti, ma ragazzo, devi ancora tirarti sulle maniche prima di lamentarti? No, il lavoro va fatto bene fino in fondo. Finché non hai finito bene il tuo lavoro, non puoi lamentarti e tirarti indietro. È stata una bella lezione di vita, immagino. Sì. E quindi poi magazzino, cioè lavorare proprio direttamente sul pezzo, logistica, e poi sei arrivato all'amministrazione. No, quindi questo è stato forse l'ultimo passo, vero? Sì. E quindi arrivare a quello per cui tu hai studiato è stato veramente il raggiungimento di un grosso obiettivo.
Sì, all'inizio è stato un po' uno shock perché diciamo che l'amministrazione, da come l'avevo immaginata all'università all'amministrazione reale, era molto diverso, diciamo. Ho avuto un affiancamento appunto con la vecchia contabile che mi ha insegnato molto e nel 2015 è andata in pensione, per cui lì c'è stato il primo vero passaggio di responsabilità che mi ha fatto crescere, mi ha fatto... Certo che io immagino che hai dovuto passare dei momenti difficili, no? Tenendo conto che tu di cognome fai Chevallard, no? E che questa è la Sapin. Prima di diventare CFO, prima di diventare socio, ci sono stati dei momenti in cui ti sei detto non mi sento pronto. Allora, ci sono dei momenti in cui penso a mio padre e a mio zio e ancora non mi sento pronto perché li vedo ancora a livelli irraggiungibili. È una sfida quotidiana, giorno per giorno bisogna rimboccarsi le maniche, affrontare le sfide che vengono giorno per giorno e capisco che la soddisfazione che viene fuori da questo lavoro è non lasciare indietro i problemi ma affrontarli. Questo sicuramente, portando avanti l'azienda con mio cugino, è facilitante. Se fossi da solo sarebbe molto più complicato e è una cosa bella appunto condividere gioie e dolori con il cugino. Infatti io penso proprio guardando indietro, cioè se tu hai quest'anno 40 anni, no? E quindi e sei arrivato in azienda che ne avevi 24. 24, sì, 24 esatto, sì. Quindi allora, a questo punto se tu guardi indietro, no? E ripercorri la tua vita, no? E ti vedi da figlio ad imprenditore, cioè io immagino che sicuramente non puoi che dire che sono veramente soddisfatto, no? Sì, sicuramente sono stati vari elementi faticosi nel percorso, però sicuramente adesso è soddisfacente. Questo è veramente bello. Ma a questo punto, un'ultima domanda è proprio, ora voi state guidando l'impresa. Nell'affrontare proprio questi momenti di cambiamento veloce che stiamo affrontando, no? Stiamo passando dei cambiamenti di società, di tecnologie, di persone, no? Quindi immagino che voi nei vostri processi state implementando anche ambiti di intelligenza artificiale, state affrontando un cambio generazionale non solo tra voi ma anche con i dipendenti, quindi c'è anche un diverso approccio nei confronti dei giovani. Assolutamente, la cultura sta cambiando, ce ne si accorge e stiamo implementando alcuni strumenti di intelligenza artificiale con anche il cambio di gestionale e appunto sono tutti strumenti che ci aiutano anche a identificare le varie opportunità che ci sono nel mercato. Cioè questa domanda che volevo fare, no? Come hai gestito il passaggio generazionale? Che tra l'altro poi tu hai avuto una situazione particolare perché non era tuo padre che gestiva la tua attività, ma tuo zio. Quindi, com'è stato questo, non dico questo rapporto, ma questo momento proprio di passaggio generazionale? Come è stato vissuto, come è stato gestito, come è andato avanti? Sì, allora la nostra situazione è stata particolare perché mio padre e mio zio avevano deciso di non avere rapporti diretti con i propri figli per evitare scontri accesi nei rapporti, per cui è stato anche un caso fortunato che io seguissi mio zio nell'ambito dell'amministrazione e mio cugino seguisse mio padre nell'ambito del commerciale, diciamo. Quando è stato quel momento in cui hai sentito che non era più l'azienda di tuo zio o di tuo padre, ma che iniziava ad essere la tua realtà? Allora, ci sono stati vari momenti. Sicuramente il momento in cui è mancato mio padre è stato un passaggio forzato, uno shock importante, in cui ho sentito il primo passaggio, diciamo. Altri momenti sono stati la festa dei 50 anni della Sapin, è stato un bel momento di riconoscimento
verso quello che aveva creato lo zio e mio padre negli anni, ma intuivo in quegli anni di lavoro con mio cugino che stavamo cominciando a prendere decisioni nostre guardando al futuro dell'azienda. Passaggio generazionale vuol dire anche due tipologie di mentalità che devono incontrarsi. Quindi se parliamo con riferimento ai giovani attuali, come state gestendo questo rapporto con questi giovani che stanno iniziando ad arrivare sempre di più a lavorare nell'impresa? Negli ultimi anni sono entrati parecchi giovani, diciamo che anche mio padre e mio zio hanno sempre avuto un occhio di riguardo su questa cosa. Quando ero entrato io anni fa erano entrati altri ragazzi molto giovani, 18 anni, appena finite le scuole. Adesso uno di questi è diventato caporeparto in gommatura, per cui c'è sempre stata un'attenzione sotto questo punto di vista. Negli ultimi anni sta cambiando sicuramente culturalmente la mentalità e quello che il senso del lavoro dei giovani vanno più accompagnati, diciamo, perché sentano un legame tra il lavoro fisico che fanno e il benessere della società, il bene comune della società. Quando non sentono combaciare il senso fisico di quello che fanno con il bene comune e la direzione dell'azienda, si vede che fanno fatica. Bene, allora, iniziamo con la domanda numero 1, la più importante di tutte. Come hai iniziato? Io ho iniziato ufficialmente 22 anni fa, ma proprio in questi giorni, nel senso che a febbraio del 2004... Infatti LinkedIn me l'ha ricordato, che 22 anni che lavori in azienda. Sì, nel senso che sono 22 anni che lavoro qua ufficialmente. Ufficiosamente, a dire la verità, ho iniziato da quando avevo 14 anni, nel senso che approfittavo nel periodo estivo di passare qui qualche settimana e mi è servito tantissimo, mi è servito per conoscere l'ambiente e a partire dai livelli più bassi, quindi dai ruoli più umili. Nella pratica proprio le prime 2 settimane le ho passate proprio con la scopa in mano a pulire lo stabilimento. Mi ricorda qualcosa? Sì, ed è stato un percorso sano, nel senso che ha fatto capire anche alle persone che lavoravano qua nel quotidiano che comunque dovevi farti proprio tutta la gavetta, tutto il percorso. E quindi secondo me questo ha portato anche al fatto che mi abbiano riconosciuto qualcosa in più rispetto a essere caduto dall'alto, cosa che comunque non mi piace, non mi sarebbe mai piaciuta, e sicuramente è una cosa che qualora entrasse uno dei miei figli a lavorare dentro cercherò di non fare. Ottimo, bene. Ma allora tu hai iniziato qui che avevi 20 anni, no? Quindi hai ottenuto il diploma. Sono laureato. Sei laureato, ok. Ma la domanda è perché, ok, il tuo trascorso di quando venivi qui d'estate, però perché iniziare da qui? Come mai non hai iniziato da un'altra parte? Anche questa è cioè, ripensandoci, ogni tanto ho il rimpianto di non essere partito a fare qualche esperienza fuori. Però anche qui sono occasioni della vita che sono passate, il treno che passa e non puoi rifiutare. In quel momento lì c'era mio padre che era presidente dell'associazione di categoria. Human? Sì, di Human. E quindi si era creato un bisogno interno e l'ho colto. Io da sempre mi ha appassionato il percorso potenziale di venire a lavorare nell'azienda di famiglia e mi sono sempre interessato, ho avuto la fortuna che comunque mio padre, o anche nei dialoghi tra mio padre e mio zio, mi hanno sempre trasmesso la passione per questo lavoro. Bene, mi è piaciuto sentire passione per questo lavoro, no? Quindi tu hai detto che hai iniziato da adolescente, però poi che passi hai fatto? Cioè perché tu adesso sei socio, ok? E curi in particolare? Sì, io sono socio da qualche anno, nel senso che c'è iniziato a stare un passaggio generazionale anche a livello di azionariato. A livello di responsabilità, diciamo che una forte spinta c'è stata quando purtroppo è mancato mio zio, che era insieme a mio padre un socio maggioritario che stava portando avanti l'azienda nella gestione quotidiana. Quindi già ormai sono passati 13 anni da quando è morto mio zio.
E da quel momento lì ci siamo fatti carico sempre di più, giorno per giorno, di tutta la gestione ordinaria dell'azienda. Un riconoscimento proprio vero e proprio c'è stato nel 2018, quando abbiamo fatto anche una trasformazione societaria, siamo passati da SRL a SPA, e quindi c'è stato anche un travaso sia a livello di azionariato e anche di responsabilità, quindi proprio nel consiglio di amministrazione, vuoi anche per il pensionamento di mio padre, siamo stati forzati ad andare avanti soltanto noi due per un periodo. Stavo facendo mente locale su quello che tu mi hai detto, quindi ho visto proprio una persona che ha iniziato veramente dal basso, che piano piano ha iniziato a salire e appoggia questa idea del partire dal basso, che lo faresti anche con i tuoi figli, e poi delle situazioni che proprio ti hanno costretto anche a prendere delle decisioni. Quindi io volevo chiederti, il momento in cui hai iniziato a sentire che non era più l'azienda di tuo padre, ma era la tua azienda, cioè quando l'hai sentito? Quando è venuta la morte di tuo zio che hai dovuto metterti in gioco al 100% oppure successivamente? Ma diciamo che allora, la morte di mio zio è stata significativa, nel senso che noi avevamo un incrocio di responsabilità, nel senso che mio padre seguiva mio cugino mentre mio zio seguiva me per la parte di formazione e di inserimento sul lavoro. Questo un po' per evitare i conflitti che spesso succedono tra padre e figlio, e soprattutto per dare anche un imprinting diverso, quindi una visione più completa. Io ho avuto la fortuna, perché sono anche stato uno tra i primi della terza generazione, perché noi in realtà non siamo neanche la seconda, siamo la terza generazione che sta andando avanti. Quindi essendo stato uno dei primi ad entrare, mi hanno fatto partecipare a un sacco di percorsi o metodi decisionali, e me ne sono fatti propri. Questo è stato molto, molto utile, perché bene o male hai capito il ragionamento o come arrivare a delle soluzioni senza mai avere il preconcetto, quindi sempre con un dialogo e un confronto anche acceso, ma sano, perché comunque c'era sempre una visione per il bene comune dell'azienda, quindi è una cosa molto, molto bella e molto significativa. Quindi se vuoi dire che tu hai iniziato a maturare sul serio l'idea di impresa, avevi 25, 30 anni, forse anche prima? Sì, nel senso, io mi sono laureato a 23 anni e posso dire che secondo me fino ai 28-29 anni avevo ancora da esprimere tanto, nel senso che la figura sia di mio padre che di mio zio erano ingombranti. No, erano ingombranti, sì, nel senso che erano delle persone molto, molto quadrate, molto competenti, molto appassionate al loro lavoro, e quindi difficilmente cioè ti lasciavano dire la tua, ma difficilmente poi la prendevano veramente in considerazione. Piano piano mio zio mi ha dato sempre più fiducia ed è stato un percorso bello, quindi avendoti dato fiducia ti inizia a lasciare alcuni progetti, quando vedi che poi i progetti vanno bene te ne dà sempre più importanti, e quindi mano a mano c'è stato un trasferimento sano per quanto riguarda tutta la parte della gestione commerciale, e quello che adesso invece si riverbera proprio con la gestione di tutta l'azienda. Però a questo punto tu mi porti a una domanda, ovvero c'è mai stato un momento, o ci sono mai stati dei momenti sia di difficoltà in cui o non ti sentivi pronto oppure ne avevi un po' piene le scatole, dicendo che mi hai detto che tuo zio e tuo padre erano un po' ingombranti? Ci sono mai stati questi momenti? Sì, ce ne sono stati, ma penso che sia normale il percorso, nel senso che quando si ha una differenza di età, e generalmente con il padre, anche con lo zio, anche se lo zio era più giovane di 10 anni di mio padre, comunque c'era un bel gap, come minimo di 2-3 generazioni in mezzo, quindi 2-3, sono proprio vite diverse. Ed è anche quello che stiamo rivivendo in questi giorni, nel senso che il mondo sta cambiando in maniera sempre più veloce, e questo ti implica un cambiamento, una propensione al cambiamento completamente diversa. Un tempo era più facile, quando sono entrato ad arrivare qui c'era ancora il fax. C'erano i primi, anch'io personalmente, sì, anch'io c'era il fax. C'erano i primi siti internet e io ho contribuito a creare il primo, quindi uno dei miei primi progetti era stata anche la gestione del sito internet, quindi per me era, ma con programmazione, quindi un percorso molto bello. Ancora artigianale, quindi non
cioè fatto con amici, cioè, non con dei professionisti, ma era stato proprio un bello stimolo. Mi ricordo i cataloghi su CD, cioè, sono state tutte delle cose che se parli adesso sembrano dei periodi lontani anni luce, cioè la preistoria del lavoro, però io li ho vissuti. Anche la questione del lavoro era molto più, rispettava dei tempi diversi, cosa che invece c'è una rapidità dei flussi dell'informazione. Io la chiamo mentalità Amazon, cioè le persone vogliono comunque sapere lo stato dell'ordine subito, Sì, la sì, consegna domani anche penso se non... penso che hai toccato proprio il punto, perché anch'io la chiamo così nello stesso modo, no? Sì, nel senso che anche se non serve, la società ti ha inculcato questo bisogno di avere la risposta tutto e subito e non hai più il tempo per ragionare, per fermarti, ed è una cosa su cui stiamo cercando invece di ripuntare. Stiamo affrontando in questi mesi una riorganizzazione aziendale proprio anche per avere il tempo, per fermarsi. Certo. E io ti ascolto con molto interesse, devo dire che veramente mi sembra proprio che se tu guardassi da adesso, da socio, da imprenditore, il giovane Francesco di qualche anno fa, veramente viene da dire che tu stesso diresti che è stata veramente un'avventura, cioè ci sono stati diversi momenti della tua vita che ti hanno portato a nuove, non dico soddisfazioni, ma anche conquiste, apprendimenti, magari anche difficoltà, ma ciascuna cosa che tu hai affrontato veramente ti ha portato ad essere quello che sei adesso, per cui ringrazi di questo. Assolutamente sì. Cioè, io sono convinto che ogni difficoltà che ho vissuto in questi anni e anche i momenti belli sono quelli che mi hanno formato come persona. E chiaramente i periodi di difficoltà sono quelli che ti formano di più. Io quando ho iniziato a lavorare c'era stato il primo periodo di liberalizzazioni, quindi il fenomeno Cina che sta durando da più di 20 anni, cosa che prima era un mercato chiuso. Come diceva prima anche Giacomo, la crisi finanziaria, la morte di mio zio, la morte del nostro responsabile commerciale, il fatto della crescita. Noi anche in questi anni qua siamo cresciuti dimensionalmente e quindi rispetto a una struttura decisamente piramidale stiamo cercando di creare una scocca, una struttura completamente diversa, quindi con una partecipazione da parte di tutti i collaboratori, perché non mi piace neanche troppo chiamarli dipendenti, con uno spazio diverso. Non tutti sono in grado di assumersi responsabilità, ma sono convinto che il percorso sia quello giusto. Bene, direi che volevo appunto chiederti che idee avessi, no, come imprenditore di seconda generazione, ma mi hai già ampiamente risposto, no? Anche sì, perché... cioè, diciamo che ci sono ancora tante cose che vogliamo portare avanti. Cioè secondo me il cambio di passo è forzato e quindi bisogna essere bravi a essere tra i primi a farlo e cercare di dare delle priorità diverse legate ai tempi. Io forse ho anche la fortuna che ho un figlio adolescente, quindi c'è un figlio che ha 16 anni e comunque è sfidante, c'è un confronto continuo, cioè cose che per me sembrano cose di cui riempirsi la bocca, come intelligenza artificiale, per loro è già la normalità. E arrivare su queste dinamiche ti comporta a prendere delle decisioni ancora più forti e ancora più di rottura rispetto al passato. Non è facile. Non è facile perché, sì, se io metto, cioè se io penso anche ai ventenni attuali, no? Comunque alle tecnologie attuali, a volte forse è preponderante il pensiero che dici, sì, però io ho fatto così, però per me questa cosa non andrà bene, io ho già visto il finale del film e cose di questo genere. Io invece credo proprio che sulla mia pelle ho iniziato a capire che quantunque puoi iniziare ad avere questo pensiero, devi essere sempre pronto a non solo metterti in gioco, no? Ma metterlo anche in dubbio e saperti confrontare, anche perché poi quello che io ho imparato è che proprio qualcuno che arriva dopo, che è più giovane di te, come un sedicenne come tuo figlio che fra poco avrà 18 anni, quindi arriverà un'altra cosa, no? E qualcuno che arriva dopo di te non viene a superare te, ma viene a integrare te. E questa è una sfida, un pensiero che noi da genitori
e anche da figli di imprenditori, dobbiamo sempre pensarci, perché nel momento in cui noi abbiamo affrontato il rapporto con nostro padre c'è stato una idea di un fondatore, arriva una successiva generazione e che magari, come avete detto voi, ci possono essere anche delle conflittualità in questo. E poi arriverà sicuramente, e si spera, una terza generazione. Vogliamo fare ancora conflittualità? Sicuramente no, perché occorre veramente che due idee diverse, una più giovane e una che comunque, non dico più anziana, ma sicuramente ha avuto le sue esperienze, ha costruito qualcosa, iniziano ad incontrarsi con una novità. Sì, sicuramente allora, a livello di evoluzione dell'azienda è necessario che ci sia questo confronto. A me piace molto perché poi abbiamo anche la fortuna che mio padre è ancora presente e comunque avere la possibilità di avere un confronto, io lo chiamo il grillo parlante, cioè mi piace molto come immagine, nel senso che comunque ti mette in discussione. E anche quello che dicevi tu durante la domanda, il fatto dell'imprenditore, del dubbio, di instillare il dubbio, secondo me è insito proprio nel ruolo. Tu è uno dei pochi ruoli dove non avrai mai il riscontro che la scelta che stai facendo in quel preciso istante sia giusta. Confermo. Tutto, c'è una valutazione la puoi fare soltanto ex post, ma ex post secondo me neanche di giorni, settimane, mesi, ma proprio stiamo parlando, mesi forse, dai mesi agli anni. Dai mesi agli anni, esatto. sì. E quindi secondo me, infatti, quello che su cui stiamo lavorando, e quindi anche un po' il cambio di paradigma, è proprio un piano quinquennale, quindi dare un respiro completamente diverso, che secondo me è anche un po' quello che differenzia dalle aziende di famiglia, comunque dove c'è ancora un controllo familiare rispetto alle multinazionali classiche, dove c'è un obiettivo temporale decisamente più piccolo. Hai parlato proprio del cambiamento, no? E soprattutto di adesso, hai fatto anche l'esempio di tuo figlio, no? Che ha 16 anni, che per lui già l'intelligenza artificiale è cosa assodata, no? Già cresce con questo, quindi l'azienda Sapin, no? Che sta andando avanti, come si sta interfacciando con i giovani? Sta facendo anche dei progetti con i giovani, delle formazioni, degli open day, cose di questo genere? Noi stiamo facendo delle collaborazioni con le scuole, chiaramente con le scuole territoriali, per andare a cercare di intercettare e incuriosire i giovani. Diciamo che scontiamo un po' il fatto della vicinanza con Milano, che non è facile, perché comunque noi siamo dislocati a una quarantina di chilometri da Milano e quindi tante persone preferiscono comunque lavorare nella city, passami il termine, piuttosto che andare a lavorare a fare delle esperienze in aziende più strutturate. Io cerco sempre di convincere, guardarli negli occhi e spiegargli invece che lavorare in un'azienda piccola come siamo noi, o con ambizione di diventare un giorno o l'altro una media, comunque ha dei vantaggi perché ti permette di vedere più aspetti e quindi di non essere parcellizzato. Sui giovani c'è da dire che c'è un cambio epocale che stiamo vivendo noi come imprenditori e che stanno vivendo loro. Secondo me non è per loro neanche facile immaginare come sarà il mondo tra 3-5 anni e questo sicuramente destabilizza. Diciamo che anche il Covid ha cambiato le priorità e cosa che mentre prima c'era una cultura del lavoro diversa, adesso va sempre bilanciata con anche un'ottima qualità della vita. Noi stiamo facendo enormi sforzi su questo, a livello di percorsi formativi, di welfare aziendale, proprio di assistenza che l'azienda deve ormai dare al personale per attrarlo e farlo crescere. Bene ragazzi, io a questo punto vi ringrazio di questo tempo che mi avete dedicato, è stata veramente una bellissima intervista, un bellissimo momento e soprattutto anche un bellissimo momento di confronto tra figli che sono diventati imprenditori. Grazie Giada.